Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi festeggiamo i 10 anni di un disco folk power symphonic metal tanto sconosciuto quanto splendente di idee, di sostanza, di ispirazione e di personalità. Come abbiamo già sottolineato in altri video, è molto difficile per noi dello staff di Heavy Metal Heaven ricordarci di tutto ciò che recensiamo. È anche normale, dopo letteralmente migliaia di recensioni, non riuscire a ricordare ogni singolo disco, neppure quelli di altissimo livello. Saranno pure una minoranza, ma in proporzione sono lo stesso alcune centinaia. Nonostante questo, ogni tanto capita di imbatterci in qualche lavoro di cui ci innamoriamo e che ancora dopo anni ricordiamo con gioia. È il caso di The Noir degli Arcana Opera. Progetto nato nel 2009 per idea del cantante vicentino Alexander Weird, con questo secondo album uscito il 20 giugno del 2015 ha davvero conquistato il cuore di Mattia. Il nostro caporedattore qualche mese dopo lo recensì e intervistò anche il gruppo, ma la questione non finì lì. Nel corso degli anni ha continuato a conservare un ricordo eccellente del disco, tanto da aver deciso in seguito di procurarsi anche la copia fisica. Un ricordo per giunta molto chiaro. Nonostante gli anni passati da allora, sono serviti giusto un paio di ascolti per preparare questa retrospettiva. Già un buon indizio della bontà di The Noir. Il merito è in particolare dell'ispirazione eccelsa che gli Arcana Opera avevano trovato all'epoca. Il songwriting è eccezionale, a dir poco. Ogni canzone, anche la meno grandiosa, ha comunque una sua identità forte e idee vincenti da vendere, la maggior parte dei quali peraltro di facile presa. Vale sia per la componente musicale che per quella vocale. I testi, al di là di qualche passaggio in latino, sono tutti in italiano, risultano piuttosto ermetici, allegorici. Nonostante ciò, hanno comunque un'orecchiabilità forte, tanto che è stato facile richiamarli alla memoria e spesso anche ritrovarsi a cantarli. Di sicuro però The Noir non è solo testi intriganti, anzi, un altro campo in cui si fa notare è lo stile, molto originale. È definito come un incrocio tra symphonic power e folk metal, ma sarebbe quasi fargli un'ingiustizia, visto che nessuno di questi generi è inteso nel senso classico che ci si potrebbe aspettare. Per esempio il power ha poco a che fare con quello della tradizione europea, al massimo si può paragonare alla lontana a quello americano, ma i suoi influssi sono più moderni, a volte persino alternative metal. Neppure il folk si rifà agli standard classici del nostro continente, né alla branca più allegra né a quella più epica. Prende piuttosto da varie tradizioni e le mescola all'insegna dell'eleganza. Un'eleganza sottolineata ancora di più dall'elemento sinfonico, anch'esso molto personale. Non porta pomposità nella musica degli Arcana Opera, ma anzi un senso di ricercatezza antica, immaginifica e spontanea. In The Noir questi tre generi, e altre piccole influenze, sono incastrati e fusi alla perfezione, tanto che è difficile riuscire a tracciare dove inizi l'uno e finisca l'altro. Ed è quasi inutile sottolineare che unendo questa forte personalità alle altre qualità citate, il risultato sia una serie di perle splendenti in maniera rara. Si può citare per esempio il Lamento di Marsia. La sua base principale è symphonic power dai toni drammatici, che al centro raggiunge il parossismo, ma poi si apre in chorus liberatori nella loro anima giocosa e folk. Il Letto Rosso si segnala invece per il testo che, oltre all'ermetismo tipico degli Arcana Opera, parla di violenza di genere, con in più un'impostazione musicale splendida in ogni dettaglio. Già dall'intro mescola venature medio orientali e altre orchestrali, per poi diventare un pezzo power con, a tratti, gli stessi influssi, coniugati con strofe taglienti e ritornelli tristi e catchy al tempo stesso. Un vortice davvero coinvolgente. Sono due pezzi splendidi, quasi all'altezza dei 4, che però vanno anche oltre e si rivelano i picchi del disco. Parliamo di Ambasciata Noir, Quetzalcoatl, La tesi di Empedocle e Sul Pasubio prima dell'alba. La prima coniuga metal moderno, specie nelle incalzanti strofe, le melodie del violino di Martina Facco e ritornelli super suggestivi. Come suggestivo è il testo, sempre imperscrutabile ma musicale e coinvolgente. Lo stesso si può dire di tutti i particolari di contorno che contribuiscono a un vero gioiello. Lo stesso si può dire della seconda, molto orientata verso il folk, il suo punto di forza assoluto. Ogni melodia, che sia sottolineata dalla voce di Weird, dalle tastiere sinfoniche o dal flauto, è una gioia per le orecchie. Ma anche la costruzione del brano funziona alla grande, tra passaggi power, altri di puro folk metal, altri melodici come i ritornelli e poi il finale corale in latino, meraviglioso nella sua semplicità.
A ruota, a rallentare i ritmi, arriva la terza, sorta di semi-ballata molto dolce sia nelle strofe con il pianoforte che nei refrain, metal molto armonioso e malinconico. Ma anche le frazioni più potenti risultano splendide, in special modo quelle power, ma con influenza addirittura doom nella seconda parte, di impatto assoluto. Infine, sul Pasubio prima dell'alba è la traccia che chiude De Noir in grande stile. Nella sua base può sembrare allegra, una filastrocca musicata, quasi la versione metal di Angelo Branduardi, a cui sembra quasi un tributo. Ma ad ascoltare il testo, che pure in maniera metaforica parla degli orrori della Prima Guerra Mondiale, si scopre una realtà ben diversa. Una realtà che emerge con prepotenza nei ritornelli, leggeri ma da brividi per intensità emotiva, nascosta in un secondo piano ed esplicita solo nella solo centrale. Già basterebbe questo quartetto per delineare un quadro meraviglioso, ma anche i brani meno belli sono piccole gemme. Possiamo citare per esempio l'opener Cave Cane, con influenze alternative spinte specie nelle strofe, ben integrate però con le melodie folk e sinfoniche. E inoltre la prima dimostrazione dell'abilità degli Arcana Opera sia a livello di composizione che di scrittura del testo, un'allegoria attualissima della situazione sociopolitica moderna. Persino Caffè Marco Polo, la canzone meno bella della scaletta a causa di un filo di prolissità, riesce a essere ottima, con melodie comunque ben riuscite e momenti poetici. L'ennesima dimostrazione di quanto all'epoca il gruppo veneto fosse ispirato. Certo, d'altra parte un piccolo difetto non manca. Una registrazione un po' sporca che a tratti limita la resa dell'album, specie nella componente metal. Ma incide molto poco su De Noir, che per il resto si rivela non solo monumentale, ma anche molto longevo. Negli anni della prima volta che l'abbiamo ascoltato ha perso, ma molto poco. Rimane un capolavoro stupefacente e fa quasi male sapere quanto sia sconosciuto e sottovalutato, come del resto lo sono gli Arcana Opera. Non sappiamo se gli altri due full length nella loro discografia siano paragonabili a De Noir, ma anche non lo fossero, basta questo disco a rendere i Veneti una band da ricordare. In definitiva, perciò, non possiamo che consigliarti, nel probabile caso in cui tu non ne abbia neppure mai sentito parlare, di festeggiare con noi il 10° anniversario di questa meraviglia recuperandola. Credici, se lo farai, poi ci ringrazierai. Voto di Heavy Metal Heaven 96 su 100. Per questa settimana è tutto. Ti abbiamo invogliato a riscoprire questa perla dimenticata di metal nostrano? Dicelo nei commenti, oltre a mettere il like e condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni pochi giorni. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!